Che cosa state studiando quest'anno? I fiumi. Oh, i fiumi. Bene, allora... allora interroghiamo qualcuno. Naturalmente. Agnon, ti vuoi alzare? No, non tu. Tu, là in fondo. Molto bene. Allora, qual è il fiume che attraversa Parigi? Non mi hai detto che sei stato sul Batomush con i tuoi genitori? La Senna? La prima volta che sono venuto qui avevo un po' d'ansia perché non sapevo cosa fare e cosa usare. Qui al dopo scuola mi diverto molto e mi piace stare con i miei amici e divertirmi. E qui riesco a studiare meglio e a stare bene. Sì, sono molto dislessico. Lo sei ancora? Sì, ancora. E nonostante questo non parli... cambio, sfortunatamente. Non ho paura perché già so che stando qui riesco a studiare meglio e andare bene a scuola. Per me questo metodo del dopo scuola è sufficiente sia per studiare a casa, per stare attento a scuola e pure per anticipare i miei compiti e studiare qua. Mi ha facilitato molto perché prima era più difficile studiare, però ora è diventato più semplice perché ci danno le mappe oppure c'è le sintesi vocali sul computer. Sono migliorate pure in alcune materie, tipo matematica e geometria oppure grammatica. Poi qua mi sono fatto tipo nuovi amici e ho conosciuto nuove persone. Da grande io voglio fare il pilota di aerei. Lo scopo, diciamo, è in qualche modo far sì che diventi autonomo. Ho utilizzato tantissimo le mappe concettuali perché come metodo è più efficace. Le regole di base per sviluppare una mappa concettuale sono quelle di rispettare una gerarchia e usare parole chiave all'interno dei nodi o frasi minime, utilizzo massivo di immagini e colori, quindi colorare i nodi concettuali. Per colorare i nodi, modificarli e spostarli ovviamente occorre conoscere il software, però insomma al giorno d'oggi i bambini sono abbastanza informatizzati e riescono a approcciarsi al software e impararlo in breve tempo. Ma grazie a percorsi evolutivi ho scoperto il modo di, diciamo, risolvere un po' le mie problematiche che ho sempre avuto. Ci sono dei software, cioè le mappe concettuali fondamentalmente sono delle mappe multimediali e le mappe concettuali ovviamente sono stampate su carta, però al giorno d'oggi si utilizzano dei software specifici. E questo mi ha aiutato tantissimo e ho capito l'utilità, me lo sono scaricato anche a casa e grazie a questo sono riuscita tuttora ed è il metodo più giusto per finire questo anno scolastico. Adesso non ho problemi a stare in mezzo agli altri, cioè proprio zero, parlo con chiunque. Prima proprio no. Adesso da quando ho cominciato il corso, adesso faccio il quarto, prima facevo il primo quando ho cominciato e non parlavo proprio con nessuno, mi vergognavo in qualunque cosa. Adesso invece non ho problemi. Sono contenta di finire quest'anno con una cosa che ha reso e mi continuerà a rendere anche per l'università. E io me ne sono accorta in terza media, quando facevo gli esami, che mi stavo preparando per gli esami e la maestra di mio fratello che mi faceva ripetizioni se ne è accorta, se no non se n'era mai accorto nessuno. E mi ha comunque spinto lei ad entrare in questa scuola, a fare questi corsi per i dislessici e grazie a delle mappe e l'aiuto che mi danno loro ho cominciato a capire il metodo di studio. Una rappresentazione visiva di un argomento, quindi permette al bambino di visualizzare rapidamente quelli che sono tutto un insieme di concetti che magari a mente non riesce a organizzare
e magari non riesce a recuperare dalla memoria. Prima, ma anche come persona, prima non parlavo con nessuno, ero molto chiusa, invece adesso parlo con tutti, non ho problemi. Prima ero molto timida, mi chiudevo a me stessa e barbettavo anche, infatti loro mi hanno aiutato anche a parlare, prima non riuscivo nemmeno a parlare. La mia vita è stata, diciamo, un percorso in salita. Ho scoperto il modo di, diciamo, risolvere un po' le mie problematiche che ho sempre avuto sin da più giovane e mi ha permesso di studiare. Per finire quest'anno scolastico, che è il più importante, il quinto anno. Può capitare che per il loro comportamento e il loro rendimento scolastico i ragazzi, i bambini risultano agli occhi di magari persone inesperte, persone che non si impegnano, pigre o che magari non possono riuscire ad arrivare sopra un determinato tot di livello perché le capacità sono limitate. I problemi che ho riscontrato fin da quando ero più giovane sono stati sicuramente le incomprensioni scolastiche. I docenti non capivano la mia problematica, la mia situazione e avevo sempre voti bassissimi, non riuscivo ad avere soddisfazioni, pure il tanto studio che facevo, mi scordavo le cose. Perché io ero un caso perso, cioè non sei stupida, comunque sei intelligente, perché non riesci a studiare? Cioè già ce ne eravamo resi conto noi, mia madre aveva parlato anche con i professori delle medie e hanno detto no, non ha voglia di studiare, lei non ha voglia. Mamma ha detto non è capace a leggere perché lei è svogliata. Beh, allora consiglio a tutti coloro che hanno avuto problemi nella vita e che tuttora non riescono a trovare una soluzione di provare questo metodo, perché ha portato non solo a me ma anche a tantissimi altri ragazzi sicuramente una voglia di continuare a studiare, di continuare a essere più forti, ad avere più in qualche modo soddisfazione nella vita che magari non c'è stata prima d'ora, invece adesso magari potreste averla e quindi perché non provarci? Spesso in realtà ma è soltanto necessario individuare esattamente quali sono le difficoltà di questi ragazzi, in questo caso se nello specifico nella lettura o la scrittura, e abbinare in base a queste difficoltà e alle loro caratteristiche delle strategie di metodo adatte, personalizzate, che spesso coinvolgono in maniera importante la tecnologia e permettono loro non soltanto di compensare il tipo di difficoltà specifica, ma di vivere il percorso scolastico più serenamente, aumentare la propria autostima e motivazione e in generale la serenità, la loro qualità di vita. E in realtà mi ha dato una grande autostima, cioè ha fatto sì che ciò che stessi facendo non lo facevo solo per la scuola ma più per me stessa, quindi mi dava una curiosità, un senso di non lo sto facendo solo per la scuola ma anche per me stessa, quindi uscire da lì con delle conoscenze in più. Però uscire da un'interrogazione sicuramente che quel concetto ti è rimasto impresso fa sì che sei pronto, sei preparato per affrontare qualsiasi occasione della vita, quindi rispetto a prima mi sento molto più forte, ho molta più decisione, credo che mi ha dato anche un senso di sicurezza, quindi anche uscendo dalla scuola mi sentirei pronta di affrontare qualsiasi imprevisto, occasione, sì, mi ha dato un sacco di sicurezza. Un esempio che mi viene da dire è un ragazzo che quando ho chiesto che cosa sostanzialmente è cambiato dopo aver frequentato per un po' di tempo il laboratorio, la sua risposta non sono stati tanto i voti o uso il computer, ma ho più tempo per andare in bicicletta. Finalmente, come quando ero piccolo, ho tempo per andare in bici. Per me è una bella fotografia di come in realtà possa delle accortezze necessarie a livello metodologico possa migliorare la qualità di vita complessiva di questi ragazzi. Da poco, cioè io sto finendo il quinto liceo scientifico
e ho fatto un test di ingegneria e ho ricevuto il risultato da poco e sono passata, quindi è stata una grandissima soddisfazione per me e la mia famiglia.